Allora, ciao a tutti. Oggi volevo farvi vedere il posto dove passo la maggior parte del mio tempo quando costruisco qualcosa o sistemo la bici o faccio insomma tutte le mie cose e soprattutto il posto dove custodisco i beni più preziosi che ho, quelli relativi allo sport e non solo. Adesso vedrete. Allora, come avrete capito, siamo nella cantina. Iniziamo da qua, entrando sulla sinistra ci sono le scarpe da bici, quelle da bici da strada e quelle da mountain bike, più tutti, diciamo, gli accessori che utilizzo quando vado in bicicletta. Questo è il kit per diciamo, il kit di riparazione, la finta borraccia. Qui c'è ancora del materiale per riparare la bici, la gomma, eccetera, eccetera. E i copriscarpa, due, uno che uso per la mountain bike e uno che uso per la bici da corsa. Questi sono ancora accessori della GoPro per metterli sul casco, per attaccare la GoPro sul casco. E qui appunto ci sono i caschi che non sono tutti miei, lo ammetto, quindi questo è mio e questo è mio. Questo è un casco che in realtà è polivalente, è da arrampicata e da sci anche, oltre che da bici, e questi due invece sono quelli delle mie due figlie. Qui sotto ci sono i vecchi caschi delle ragazze quando erano bambine e il portabici da gancio da 3 posti, quello della Volkswagen. Qui c'è il portabici per trasportare la bicicletta quando si va in aereo. Qui ci sono gli ski roll, perché quando facevo le gare di sci alpinismo mi allenavo anche d'estate, in autunno diciamo più che d'estate, e quindi utilizzavo gli ski roll. Qua ci sono le scarpe degli ski roll, gli scarponi da montagna che utilizzavo principalmente quando andavo a fare funghi, e i scarponi da montagna invece per andare proprio a fare trekking impegnativi, insomma arrampicate su neve, eccetera. Lì ci sono i pattini in linea, chiamati comunemente rollerblade, e poi inizia tutta la parte, diciamo, dedicata alla bicicletta, quindi all'officina. Qua ci sono tutti dei pezzi di bicicletta che ho smontato, trasmissione, cambi, guarniture, manubri, insomma c'è un po' di tutto. Ancora qua selle, luci, trasmissioni, eccetera. Qui ci sono tutti i prodotti che utilizzo per lubrificare, pulire, via discorrendo. Sotto ci sono ancora tutte le, insomma, attrezzi, colle, insomma, di tutto di più. Trapano, seghetto, questa è una sega circolare, una mini sega circolare. E qui sotto abbiamo la pistola a caldo. Sotto c'è il kit Decathlon che ho utilizzato più di una volta per sistemare la bicicletta, che contiene un sacco di attrezzi molto, molto utile. E sotto ancora c'è tutto il kit per smontare e rimontare soprattutto i cuscinetti della serie sterzo o del movimento centrale. Qui ci sono ancora componenti della bicicletta, attrezzi e attrezzatura varia per l'officina, componenti da bici, quindi manopole, diciamo qua tutta la parte dello sterzo, chiavi a tubo, ancora componenti da bicicletta, quindi qui sono tutti i catalifrangenti delle biciclette nuove che non ho mai utilizzato, gli attacchi manubrio, e in fondo eccolo qua, tutte le camere d'aria di varie ovviamente dimensioni e tipologie, quindi sia per bici da corsa che per mountain bike. Qua sotto ci sono viti, diciamo da legno, viti col dado e via discorrendo. Lì ci sono i rulli, quelli dinamici. Questo è il banchettino da lavoro con la morsa, le chiavi a brugola, le chiavi a tubo, i cacciavite, le punte del trapano, quelle coniche, tutte ancora chiavi, insomma tutta l'attrezzatura, la pompa ad alta pressione, il manometro per controllare la pressione delle gomme, lo strumento per raddrizzare i dischi, questo è quello per allargare le pastiglie dei freni,
questo per registrare i dischi, insomma tutto. Qua ci sono le Torx piccoline che utilizzo per smontare alcuni componenti della bicicletta, la frusta, quella per smontare il pacco pignoni, morsetti, martelli di gomma, cacciaviti enormi, insomma c'è veramente un po' di tutto. Qui sotto invece c'è l'avvitatore della DeWalt con il kit, diciamo, super completo della Black & Decker, degli inserti. Qui ci sono ancora degli inserti sempre per avvitatore o per cacciavite, fascette di ogni sorta e dimensione, colore, ancora attrezzi, pinze, martello, forbici, insomma tutta una serie di cose che queste mi porto spesso in giro. Il compressore con i vari attacchi, quindi sia quello per sparare l'aria che per gonfiare le gomme, sia con valvola grossa tipo quelle della macchina che quella piccola, quindi presta e via discorrendo. Qui c'è la parte preziosa della cantina, che sono i vini rossi, anche di annate interessanti. Poi passiamo qui c'è la postazione dove faccio i rulli con la bicicletta da corsa, che è una Giant, ormai praticamente quasi sempre sui rulli, salvo d'estate che ovviamente la stacco per andarci in giro. È una Giant TCR e la 2.0, quindi il modello quello un pochino più leggero, più evoluto. Lì ci sono tutte le attrezzature da arrampicata, quindi sia nello zaino dove c'è la corda, il casco, i rinvii, la sacchettina per la magnesite, che nella borsa, quella lì della Nike, dove ci sono tutta una serie di altre attrezzature che non mi porto in giro quando andavo ad arrampicare. Poi che cosa c'è? Qui ci sono tutte le attrezzature, non so se si riesce a vedere, per esempio queste sono le pelli di foca da gara, gialla e rosa, e quindi poi tutte le attrezzature, diciamo ramponi eccetera, le attrezzature da scialpinismo. Passiamo qui. Questo è il supporto che utilizzo per sistemare le biciclette, che attualmente ha attaccato questo pezzo di legno, perché qui è dove appendo la salvietta e qua infilo il cellulare in questo modo. Adesso ve lo faccio vedere, forse l'avrete anche visto in altri video, così, in modo tale che mentre faccio i rulli riesco a guardare un film o insomma un telegiornale o qualsiasi cosa, insomma posso vedere il cellulare. Il supporto per le biciclette, dicevo, super stabile. Questo è veramente uno degli acquisti più utili che ho fatto nella mia vita. Ho dovuto fare un po' di modifiche qui ai vari pomelli, diciamo, chiamiamoli così, di chiusura dei vari innesti, perché con la manopola che c'era facevo molta fatica a chiuderli, diciamo, in modo bello serrato. Quindi ho aggiunto questi con una barra filettata, sostanzialmente. Ho aggiunto questa barra e in questo modo faccio molta meno fatica a stringerli forte. Poi qui appesa al muro c'è una manual machine, non so se riuscite a vederla, che è questa, che utilizzo per imparare a fare i manual, cosa che non ho mai imparato, però ci si diverte un casino mia figlia, quindi non l'ho ancora smaltita, diciamo così. Qui sopra ci sono tutte le borse da cicloturismo, diciamo, anche lì sopra ci sono tutte le borse, e c'è anche un portapacchi di quelli che si attaccano al tubo sella e ai due steli del carro posteriore, quindi si montano senza nessun problema su qualsiasi bicicletta. Qui c'è un vecchissimo casco e un vecchio zaino che utilizzavo per andare a fare le gare con tutti gli sponsor attaccati con le patch degli sponsor. Molto bello, ci tenevo tantissimo a quello zaino lì, poi mi si è tutto rotto ovviamente perché col tempo si è tutto danneggiato. Allora ho rimesso a posto
il telo, diciamo che è quello che raccoglie sudore, che è autocostruito, come si può vedere, infatti non è, non è bellissimo da vedere, però è molto utile perché non va il sudore sulla bicicletta, che va insomma un po' a rovinarlo. I rulli, dicevo, sono gli Elite, non so come si dica, i Direto XRT, che ho recensito in un video che magari vi lascio qui sopra, qui, e molto belli, molto utili, molto 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 allenanti. Arriviamo qui dove ci sono tutti i copertoni, questa vabbè è la bicicletta gravel, quella che utilizzo anche per andare a lavorare spesso. Qua ci sono tutti i copertoni che ho utilizzato sia da mountain bike che da gravel. Qua sono pronti i due Smart Sam per la gravel, che non ho ancora deciso se monterò o meno perché attualmente il battistrada non è assolutamente in condizioni da essere cambiato, quindi valuterò se prima del Tuscany Trail installare i copertoni nuovi oppure no. Vediamo, io intanto li ho presi, erano in offerta quando c'era il Black Friday mi pare, quindi li ho presi e poi vediamo. Qua ci sono tutte le camere d'aria vecchie che io utilizzo per fare mille cose, anche qui avevo fatto un video che è sicuramente molto interessante, uno short mi pare, ve lo lascio anche quello qui sopra. E poi ci sono un po' di pezzi di bicicletta in giro, quella è la ruota davanti della bici da corsa, della Giant, bicicletta della mia figlia più piccola, questa Olmo, modificata da me, fatta diventare monocorona con cambio Deor a 12 rapporti, veramente molto, molto bella e leggera. Poi c'è la bicicletta della mia figlia maggiore, che è la mia vecchia Diamondback che utilizzavo io, che anche questa è molto 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 interessante. La forcella è una forcella cinese, comprata in Cina, però è veramente performante, leggera. L'ho provata e veramente veramente è una figata. Costa poco più di 100 euro, mi sembra, e è veramente interessante. È una 27,5, la bicicletta nasceva come 26, ma gli ho montato le ruote, queste qui, queste Crossmax da 27,5. Bici veramente interessanti, entrambe. Questa invece è la mia Giant, e questa penso di avervela già fatta vedere, insomma è una super bicicletta, io la ritengo una super bicicletta fatta veramente ad hoc, è leggerissima e va alla grande. Qui sotto che cosa c'è? Qui sotto c'è un nuovo portabici da 4 posti che mi è stato regalato da un amico che non lo utilizzava più, che non ho ancora avuto modo nemmeno di aprire, e dovrò dargli una pulita e un peruzzo, e devo cambiare sicuramente il blocchetto della chiave perché la chiave non ce l'aveva più, l'aveva persa, dargli una pulita e poi vedere un po' come funziona, anche se è difficilissimo che io vada con 4 biciclette in giro, magari se vado con una mia compagna e le ragazze, ci sono 4 biciclette, ovviamente in quel caso lì sì, però è abbastanza raro. Poi che cosa c'è? C'è qui la borsa che utilizzo quando vado a sciare, quindi questa è la scarpetta interna degli scarponi, il casco, la piccozza, insomma l'arba, pala, sonda, insomma tutte le varie cose, gli scarponi. Qui sopra invece ci sono gli sci, sono entrambi sono due coppie di sci da gara, uno ski trab e un Dynastar, e basta, abbiamo fatto il giro di tutta la cantina e questo è quanto. Quindi fate un po' i conti, non c'è la borsa del tennis qui, però c'è anche quella su di sopra. Quindi insomma diciamo che di sport ne ho fatti e ne faccio tantissimi, diciamo che sono proprio addicted allo sport e mi piace moltissimo e insomma è la mia passione. Un'altra volta magari vi farò vedere una carrellata degli zaini, perché ho una passione sfrenata per gli zaini, ne ho di tutte le forme, di tutte le dimensioni, l'avete visto, c'è lì quello vecchio da gara e qui c'è questo invece che utilizzo per andare in montagna quando devo avere uno spazio
importante. Qua dietro ce n'è un altro della cassina abbastanza vecchio, e qui ce n'è uno vecchissimo, piccolino, di quelli proprio vecchi, vecchi, vecchi. E questi sono solo quelli che praticamente uso rarissimamente. Poi di sopra ce ne sono tutta un'altra serie, ma è un altro discorso, quello ve li farò vedere in un altro video. Allora ragazzi, grazie mille per aver visto questo video anche questa volta fino a qui. Mi raccomando, un bel pollicione in su se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e scrivetemi i vostri commenti qui sotto in merito a quello che avete visto e a quello che pensate della mia malattia. Grazie e alla prossima. Ciao!